Bentornati su Bikerella, siamo ancora nel nostro weekend in moto tra Toscana e Liguria. In questo episodio vedremo i giganti di Peccioli, arte contemporanea che si sostituisce a vecchie discariche, le Cinque Terre, panorami mozzafiato sulla costa ligure, Certaldo, un tuffo nel Medioevo, l'Eroica. Qui le due ruote incontrano il fascino delle strade bianche. Penultimo giorno, il viaggio volge al termine, ma la storia non è ancora finita. Prima di cominciare la discesa lungo lo stivale c'è un ultimo scorcio di meraviglia che ci attende, le Cinque Terre, un susseguirsi di colore, mare e sentieri sospesi tra cielo e roccia. Partiamo da Sarzana, attraversiamo la Spezia, ci lasciamo incantare da Manarola, Vernazza e Monterosso al mare e poi dopo uno splendido tramonto ci mettiamo in marcia verso Peccioli, dove passeremo l'ultima notte del nostro weekend. Questa è la nostra penultima tappa, ma ogni fine, si sa, è solo l'inizio di un nuovo ricordo. Ciao, buongiorno Lella, oggi ci troviamo a Monterosso a mare. Ti faccio fare 100 prove, non va bene Lella, dobbiamo rifare. Si rigira! Siamo a Monterosso a mare, sto scoprendo le Cinque Terre, posto meraviglioso. La prima volta che vengo qua, grazie a voi, a Bikerella, che ha avuto questa bella opportunità. Comunque intervisterò solo Osvaldo, guardate, è piazzato proprio. Lui ha la freschezza dell'adolescenza. Ecco, sono adolescente, sono adolescente io. Ogni curva voleva fare la foto. Però è stato promosso. Lo sai che significa? Vabbè, Quando vai in giro in moto devi fare 6 bellissimi. milioni di foto. poi. No, 6 milioni di foto, però ogni tanto guardare qualche panorama. Ci voi sempre pronti con questi cavalli. È stato promosso gregario, dopo gregario e pilota. Siamo a Monterosso al mare, da un'amica di Subiaco, siamo venuti a trovarla, ci fermiamo a pranzo. Come si chiama l'amica? Concetta Pistoia. Quindi salutiamo tutti Concetta. Ciao Concetta. Salute ragazzi. Sotto casa. Com'è questa birra? Questa birra è fatta con limone di Monterosso. C'ha un retrogusto amaro, amarognolo, molto gradevole e l'abbiamo presa qua in questo locale che si chiama Sotto Casa a Monterosso. Il locale sta sotto la loro casa. Secondo me Chi stiamo aspettando? Stiamo concludendo la giornata memorabile. Cosa è successo? Partiamo da Monterosso, nelle Cinque Terre. A Mauro si accende una spia. Ma cosa vuoi che sia? Una spia gialla di mancanza chiave? Nulla! Assolutamente nulla, quindi ricontinua il suo viaggio. Sì. Sbagliamo la strada, ritorniamo a Monterosso, ma non mi viene il dubbio. Com'è che c'ho sta spia sempre accesa?
Le chiavi le avrò? Bah, chi se ne importa. Arriviamo qua, spegne la moto, vuole riaccenderla per parcheggiarla, la moto non si accende perché gira che te rigira, le chiavi le avevamo perse, ma le avevamo perse quando al parcheggio avrebbe dovuto controllare le chiavi. Vabbè, noi tutti tranquilli, Mauro tira fuori la chiave, la seconda chiave, che tutti facendo un viaggio di 1000 chilometri porterebbero appresso. E lui con la sua aria tranquilla, no, la chiave non ce l'ho. Vediamo, comincia a girare, a cercare quello, cerca, niente, la chiave non c'era. Ingenuamente dice, beh certo che effettivamente partendo dal parcheggio mi si è accesa quella famosa luce, insomma sono dovuti riandare con David a ricercarla lì al parcheggio. Secondo me porta sfiga David. Ah, ecco, porta sfiga David. Sì, secondo me è Davide che porta sfiga, perché la seconda volta c'era pure oggi, no? Giusto, c'ha ragione. Quindi sono Non è andati colpa là, di Mauro. non la trovava, quindi terrorizzato, tipo cane bastonato quando l'ho sentito. Alla fine l'ha trovata perché hanno chiesto i vigili, l'avevano riportata dai vigili la chiave, è andata lì e gliel'hanno ridata. Adesso non arrivano, secondo me perché c'ha paura a tornare. Insomma, poi gli ho detto, ma per curiosità, dato che già organizzavamo che sarebbe venuto il figlio, la seconda chiave, ti ricordi, ovvio, dove l'hai lasciata? Lui ha tergiversata, ritergiversata la seconda, terza domanda, alla fine dopo che l'ho incalzato 6-7 volte, mi ha dovuto dire che lui questa chiave non ce l'ha, non sa dove l'ha messa e quindi secondo me ci sta pensando bene a ritornare. Hai corso? No. Hai corso? No. Guarda, dovevi correre a 2000. Che culo. Male addominali. E sta bene, quando te lo dico io? No, perché non c'è il bauletto? Meno male, Lella, meno male. male. Se no la soluzione qual era? Lasciamo la moto qui, uno con me. E quello mi preoccupa. Gliel'ho detto a lei, quando mi ha detto tranquilla, andate E dovevi venire con me. Cosa ancora peggio. Bella che è. Mi fa pensare alla cantina di mio zio, ce l'ha simile anche lui. Noi siamo vicino Roma però. Siamo alle Cinque Terre. Lo sciocchetrà, quello lo faccio proprio. Sì, è come questa, no? Questo qua è sciocchetrà, famoso. Wow. C'è scritto Cantina di Lucio, Lucio sarei io. Lei è il signor Lucio. Eh, Complimenti. Quanti Sì. anni ha, signor Lucio? se no 87 e 7 mesi e mezzo. Complimenti. Questa qua è la macchina che macina. Sta a macerare adesso, no? No, ma No? già macinata. No, ma sta dentro il Sì, fusto a sì. macerare un Sta po'. bollendo. proprio. Bollendo, via. Questo qua è sciacchetrà proprio autentico, fatto da me. Come si chiama? Sciacchetrà. Sciacchettà. Vado su al negozio e lo compro. Questo però è un liquore. È dolce, È dolce, è da accompagnare per i Sì, è da dessert. dessert proprio. Ok.
Grazie all'unione tra terra e mare e al microclima tipico della zona di produzione si ottiene questo liquore dal sapore indibile. Stai facendo il video? Leva il video. Non do l'autorizzazione È questo che video. venga pubblicato. Ma io infatti la taglio sta parte che... No, ma cosa hai comprato esattamente? Eccolo qua. Sciacchetrà. Sciacchetrà, perché lui dice sciacca significa schiaccia e tra. Metti tra non so che, da botte, da cosa, nascondi da. Non si è spiegato bene. Facciamo fretta, noi ci avevamo stato un po' più di tempo con Lucio. Buongiorno, eccoci a Peccioli. Andremo a vedere i giganti di Peccioli, poi dopo ci sposteremo a Certaldo e poi ancora nel Chianti. Prima di tornare a casa faremo l'Eroica e poi basta, si ritorna. Ed eccoli i giganti di Peccioli, li potremmo definire i colossi di Rodi dei tempi moderni. Eh sì, sono enormi sculture umane, fatte di polistirene e resine, nate in prossimità di discariche con l'intento di valorizzare l'aria e di dare una forma artistica a quella che chiamiamo economia circolare. Andiamo via da Peccioli, sosta d'obbligo a Certaldo, un borgo delizioso per una pausa tra storia e relax. Poi via sull'Eroica, da Gaiole in Chianti, paesaggi disegnati e un po' di sterrato, perché si sa che non può mai mancare. E infine giù verso Roma con il cuore pieno di curve, chilometri e ricordi, fine dei giochi, ma già con la testa al prossimo viaggio.